iniziamo praticamente ad assaggio. Guardate che bellezza che sono venute, leggerissime, e questi qui le potete accompagnare questi diventano anche croccanti, sentite. Questo qui ci mettete il salume, un bel formaggio morbido, un bel capino morbido che farò oggi. Cari amici, buongiorno. Oggi cosa andiamo a fare? Oggi andiamo a fare il famoso pane arabo. Perché facciamo questo video? Perché spesso in casa, e io compreso, tante volte vogliamo fare degli assaggi di prosciutto, di formaggio, quello che sia, e non ci ritroviamo il pane. Con questa ricetta, in men che non si dica, voi farete del pane velocissimo. Praticamente voi in 20-30 minuti riuscirete a mettere in tavola il pane o assaggiare. Vi arriva un amico o vi chiama, sto arrivando, benissimo, fate questa preparazione, nel tempo che lo arrivi il pane è pronto. Andiamo a cominciare. In questo caso ci serviranno 100 g di farina, che io ho diviso di 50 bianca e 50 gialla, perché mi piace un pochino più saporita. Se a voi non vi piace, non state a impazzire, fatela soltanto di bianca e stop. Questa qui è la mia scelta e ritorno a ripeterlo, fatela di bianca che magari anche vi viene anche più facile. Comunque 100 g di farina, 50 centilitri di acqua un pochino tiepida, un mezzo cucchiaio di sale, un cucchiaio di olio. Ok, prendiamo l'acqua, via dentro il pizzico di sale, il famoso cucchiaio di olio. Ok, e ora pianino pianino, anzi levate i grumi e vedete, potete anche aiutare con una frusta, io ora lo sto facendo con la mano perché, come vi dico sempre, cerco di immedesimarmi in voi. Comunque vedete, levate i grumi, andate avanti così, bene bene, recuperiamo tutto. Di farina in più, ho sbagliato un po' la misura, ma voi tenetevi la misura che vi ho detto, così nella velocità. Perfetto, impastate bene bene. Ora, e ora a questo punto la facciamo riposare mezz'ora, ok, con un canovaccio sopra. Fra mezz'ora, vedete il canovaccio bello stretto a contatto. Ok, nel frattempo procuratevi una pentola, diciamo di quelle, allora ve la faccio vedere e facciamo prima, fermatevi lì. Ok, benissimo, una pentola come questa, vedere l'impasto, il canovaccio a contatto. Ok, benissimo. Nel frattempo procuratevi una padella antiaderente, ancora meglio se in ghisa, così il calore si disperde meglio. Voilà, un mattarello che vanno stese e un altro po' di farina. Ok, passata una mezz'ora. Non vi ho detto il perché io l'ho fatto con la farina, diciamo così, di semola, perché io ho avuto un trascorso in Nord Africa di un anno per lavoro e non c'erano le farine bianche come si trovano qui, non esistevano, c'erano soltanto le farine, quelle dei mulini,
e si usava questa. Certo, la bianca è sicuramente più facile, diciamo così, da fare, però l'ho voluta fare per i sapori, è più facile ma anche un pochino più in sapore. Comunque ne prendiamo il nostro panetto e lo andiamo a dividere in parti uguali e facciamo delle palline, vedete? Latte, 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 i nostri proiettili pronti. Questa va sempre tagliata in due, li ho tagliati, diciamo così, in 6 parti, anzi in 8, scusatemi. Ole, ole. Questa la lascerò un attimo indietro. Bene. Le nostre palline. E le nostre munizioni, chiamiamola così. Voilà. Qui la raddrizziamo un po' e poi la mettiamo, guardate, in un cencio, no? Apriamo un pochino, se volete le potete fare anche più grosse, io ora per farvi vedere l'ho fatte un po' più piccoline, anche perché è più semplice, ma volendo le fate un pochino più grandine. Ok, le stendete bene bene. Una volta stese, fate un po' come l'impasto della pizza. Tac. Si stende e fate così con tutte. Vedete la vostra pallina. Guardate bene. Un po' di farina sotto. La aprite prima un pochino. Come voi vorreste stendere un po' la pizza. Per intenderci, e poi con calma. Tac. La riprendete e vi aiutate con le manine a stenderla un po'. Ok, e via così. Vediamo questa, poi alla fine. Là. Ora. Questo viene bene, si gonfia. Se si gonfia vuol dire che è bella fine, è fatta bene. Questi qui in un attimo accontentate tutti. Vi siete scordati il pane, ma a parte il pane, sono poco saporite. A differenza del pane, queste sono molto saporite. Controlliamole. La mia assistente è uscita, il pane non gli piace. Ok. Poi giratele perché il calore sotto non è uniforme, scalda più da una parte o da un'altra. Se girandola vedete il calore, ho visto che ora è un po' più in qua. Non vi preoccupate se si gonfia, non c'è, anzi, meglio. Vuol dire che è bella fine. Un po' di pazienza, mi raccomando, non vi spostate da qua. La giriamo, la tabellina, e ora farò lo stesso lavoro di gonfiamento anche dall'altra parte.
così. Ok, e si alza anche benissimo. Perfetto. Via un'altra, se ne guarderà un'altra assieme per sicurezza. Là si avvicina un po' di più, si dovrebbe vedersi così. Vedete, il centro si gonfia, vuol dire che la temperatura è perfetta. Ora, essendo di farina gialla, non fa come quella bianca che diciamo viene su tanto, però vi garantisco che farina gialla così è molto buona, più naturale, alta digeribilità e molto più nutrizionale della farina classica bianca. Poi ovviamente fate come è meglio credete. Sì, voglio farvelo vedere fino in fondo, è meglio, se no dice ah, non ho visto, spiegamelo bene, perché se succede questo io credo di essere abbastanza preciso nelle mie spiegazioni, però a volte magari lo penso e non è, oppure magari molte volte delle persone non afferrano, perché una base di cucina bisogna averla, non si può insegnare senza proprio l'ABC. Ok, qui siamo praticamente all'assaggio, guardate che bellezza che sono venute, leggerissime, e queste qui le potete accompagnare. Questi diventano anche croccanti, sentite. Questo qui ci mettete il salume, un bel formaggio morbido, un bel capino morbido, che farò oggi così. Spero che anche questa volta vi sia stato utile. Seguitemi che sto facendo un sacco di ricette utili, interessanti per voi, perché io già le conosco e vi sto trasmettendo questa cosa. Condividete con amici, mamma, babbo, canarino e tutto quello che è. A presto.